Bene ragazzi, siamo giunti all'ultima puntata di questa miniserie, di questo mini corso sulla tornitura che più che altro sono consigli e una piccola infarinatura per chi vuole entrare nel mondo della tornitura del legno. Oggi come ultima puntata vi farò vedere alcuni esempi di come si utilizza la sgorbia da scavo, che di questa vi lascio il link qui da qualche parte per andare a vedere il video relativo, e anche del raschio. Questo qui è un raschio particolare, è fatto con la punta semitonda per levigare il fondo di vasi o ciotole creati al tornio. Se volete che faccia qualche altra puntata per farvi vedere un po' la finitura di altre cose, scrivetemelo sotto nei messaggi e provvederò a mettere su un video spiegazione. Bene, ora andiamo a scavare all'interno qua per creare una ciotolina. Con la sgorbia da scavo si comincia dal centro e si procede verso l'esterno. Piano piano verso l'esterno si danno una o due passate, poi si ruota la sgorbia e si ritorna verso il centro del pezzo in rotazione per dare una finitura bella liscia. Ancora dal centro verso l'esterno, un po' di passate, andando sempre un po' più in profondità. E poi dall'esterno verso l'interno per dare la finitura, una prima finitura. Tiriamo via il centro. Questo invece è il raschio con la punta semitonda, che serve per levigare l'interno di oggetti come questo vasetto, se si vuole dargli una forma, diciamo, rotonda all'interno. Si procede andando ad accarezzare il legno e a raschiare via un po' di legno per volta, e questo utensile lascia una superficie bella dritta. Se invece come me volete un fondo dritto piano all'interno, io qui sto usando uno scalpello obliquo, quello che vi ho fatto vedere anche nel video della scorsa volta, con la punta lunga in questo caso, e appoggiando sulla parete del vaso entro nel pezzo, tagliando via tutta la parte che avevo fatto prima arrotondata con il raschio, tirandola bella dritta. Ecco un'altra inquadratura. Adesso qui dal centro verso l'esterno pareggio il fondo, adesso controllo con il dito a vedere se è abbastanza
abbastanza dritto e do un'altra passata per pareggiare tutto quanto. Come puoi vedere è abbastanza dritto con le pareti perpendicolari al fondo. Ecco un'altra inquadratura per farti vedere meglio come si procede. Grattando usando appunto lo scalpello obliquo a mo' di piala, ho pareggiato la parete esterna rendendola perpendicolare al fondo. Ho visto che questa serie è piaciuta a parecchi di voi, ho avuto anche qualche commento negativo anche in privato, ma l'avevo detto all'inizio, io non ho studiato, non ho nessuna scuola, sono un autodidatta. Vi ho fatto vedere quello che so, ho cercato di farvi capire il più possibile e il più semplicemente possibile, più di questo non so cosa fare. Vi lascio comunque i link di due canali che a me sono molto cari e secondo me spiegano molto ma molto meglio di come ho fatto io. Uno è il canale di Livio Maritati, dei nonni del web, che insieme all'altro nonno Tony che sta in Australia spiegano e fanno vedere molto bene l'utilizzo dei vari utensili utilizzati per la tornitura, e l'altro è Legno Lab, che ha alle spalle anche una rivista importante a livello italiano, e anche lì c'è Giacomo Malaspina e altri che spiegano veramente bene non solo la tornitura ma anche altre tecniche di lavorazione del legno. Naturalmente, se il video ti è piaciuto, un bel pollice in su, commenta, dimmi appunto se vuoi un approfondimento riguardante qualche altro passaggio della tornitura che non hai capito o che non ho fatto vedere, e provvederò il prima possibile. Ti do una piccola anticipazione sul prossimo video, presenterò un materiale composito innovativo, non ti dico qual è perché sennò naturalmente ti rovino la sorpresa, e ti aspetto lunedì prossimo. Se vuoi supportare il canale trovi in descrizione il mio link di PayPal, oppure trovi anche un link generale per entrare in Amazon, con il quale puoi comprare quello che vuoi senza spendere di più, senza nessuna spesa ulteriore, però darai modo a Amazon di passarmi una piccola percentuale sul valore dei tuoi acquisti. Ci vediamo prossimo lunedì, ciao! Bene ragazzi, anche diciamo che dire, basta.